Salute a tutti! Prima di proseguire con la narrazione dell'istruttoria che riguardò Giancarlo Lotti e i compagni di merende, voglio affrontare un argomento che torna periodicamente nei commenti sotto i video. Partiamo da un intervento dello spettatore anti-player. Il discorso del nascondiglio della pistola potrebbe essere un buon punto a sostegno della tesi sui compagni di merende, data la coincidenza effettivamente sorprendente relativa al fatto che si trovasse in luogo dove Pacciani aveva abitato in passato. Ricordo che Giancarlo Lotti aveva portato gli inquirenti in una zona a Badia Bovino, in un rudere dove c'era un buco dove lui disse che sarebbe stata nascosta la pistola da Vanni e Pacciani. E Antipè sta dicendo, ma quel posto, Badia Bovino, era proprio un posto dove aveva lavorato Pacciani, aveva vissuto Pacciani, e la cosa è sorprendente. Ricordo che Pacciani era vissuto in zona Badia Bovino prima di venire a Montefiridolfi vicino a San Casciano. A Montefiridolfi arrivò nel 73. Lui aveva vissuto, credo, a Badia Bovino in un podere Particchi, mi sembra, un podere Particchi, Casino Particchi, dal 65 al 68. A dire il vero, in un memoriale i poderi lui disse che erano due, ma comunque erano gestiti contemporaneamente da lui. Poi si spostò più a sud a Rufina, in un altro podere a Rufina, ma comunque dal 65 al 68 visse lì, a Badia Bovino, proprio in una zona dove Lotti disse che era stata nascosta la pistola. E qui io l'avevo collocato più in basso, nel verbale si parla del podere Schignano, invece quello che avevo indicato io più in basso è il podere Poggiolino. Comunque continuiamo a leggere l'intervento di Antiplayer. Non si parla di un paese da migliaia di abitanti, ma di una minutissima frazione, cioè Badia Bovino, che tra l'altro non è nemmeno un paesino, sono case sparse, isolate qua e là, le cui abitazioni si contano sulle dita di due mani. In ottica di tesi Lotti assassino unico, che finora mi ha convinto, se egli avesse scelto per puro caso proprio quel posto, la coincidenza sarebbe non da poco. E insomma, cioè, perché Lotti, assassino unico, sarebbe andato a nascondere la pistola, come ho ipotizzato io, che appunto fosse stato lui che il sabato avesse nascosto lì la pistola perché non aveva trovato sul posto i ragazzi, l'avesse nascosta lì per evitare di portarsela avanti e indietro a San Casciano, e fosse tornato poi la domenica, l'avesse presa e fosse andato a uccidere. Antipè si domanda, ma proprio in un posto dove aveva vissuto Pacciani? È una bella coincidenza. Si potrebbe provare a spiegarla ipotizzando che Lotti abbia scelto quel casolare successivamente all'individuazione di Pacciani come possibile colpevole, inventandosi la storia del nascondiglio della pistola così da aumentare i sospetti nei suoi confronti. Ma allora questa è un'ipotesi possibile, no? Potrebbe essere che Lotti fosse andato lì in perlustrazione poco prima di essere interrogato, di essere messo sotto protezione, perché non poteva farlo dal momento in cui era stato messo sotto protezione, a cercare questo posto per inguaiare ancora di più Pacciani. Sì, è possibile, ma io direi che è abbastanza improbabile. Diciamo, è molto più probabile che Lotti avesse conosciuto quei posti, in quei posti aveva lavorato e vissuto Pacciani, perché magari gliene aveva parlato Pacciani. Cioè, allora i due si conobbero a fine anni 70 e Pacciani potrebbe aver raccontato a Lotti la sua vita, insomma, potrebbe avergli detto: io ho vissuto in quella zona lì, e Lotti, per curiosità, nelle sue perlustrazioni, se lo vogliamo vedere come mostro di Firenze, nelle sue perlustrazioni alla ricerca di luoghi possibili, magari era stato lì proprio perché gliel'aveva detto Pacciani, che c'era questo posto, gli aveva descritto la zona, e magari poteva essere anche quella la situazione in cui aveva scoperto la piazzola di Vicchio a fine anni 70, potrebbe essere andata così. Ma c'è comunque un episodio che Lotti racconta in un verbale, il verbale del 6 marzo.
Leggiamo questo, quello che racconta Lotti. Mi viene a questo punto data integrale rilettura del verbale in data 4 marzo 96, in cui sono contenute le dichiarazioni da me rese alla polizia giudiziaria. Confermo interamente tali dichiarazioni e in proposito preciso un episodio che era avvenuto addirittura negli anni in cui il Pacciani stava ancora a Sant'Anna, a Montefiridolfi. Sarà stato il 79-80 o giù di lì, perché ricordo che andai un giorno a casa del Pacciani con l'850, che è la prima macchina che ho comprato dopo aver preso la patente nel 78. Ricordo che quel giorno il Pacciani mi disse se qualche volta avesse avuto piacere ad andare con lui a Vicchio, a fare una girata dove lui aveva abitato. Io ricordo che risposi subito che la cosa non mi interessava, ma il vero motivo era che a me non garbava tanto andare da solo con lui. Era una persona la cui compagnia, specialmente da soli, non mi interessava, nel senso che preferivo non andare con lui. Mi parlò di girata e di andare a mangiare, non so da qualche parente che aveva a Vicchio, ma io rifiutai l'invito. E qui facciamo qualche considerazione. Allora, Lotti racconta questo episodio di Pacciani che lo aveva invitato ad andare con lui a fare una girata a Vicchio. Lotti dice di non esserci andato, potrebbe anche esserci andato e non averlo voluto ammettere, aver raccontato l'episodio così, tanto per dare così, degli elementi in più contro Pacciani, che insomma perché a Vicchio c'era stato poi l'omicidio, sappiamo, per dire che Pacciani frequentava ancora quelle zone, però potrebbe esserci andato anche lui e magari non averlo detto per non mettersi ancora di più nei guai. C'è anche un'altra cosa che traspare, ma non traspare solo da questo verbale qua, ma anche da altri interventi, che l'amicizia tra Pacciani e Lotti non era così solida come poteva essere quella tra Vanni e Pacciani. Sembra che Lotti non avesse così tanta voglia di stare con Pacciani da solo, lo frequentasse, ma insomma il loro rapporto non fosse così stretto. Teniamolo presente perché il vero argomento che vorrei affrontare non è tanto quello della coincidenza che Lotti avrebbe nascosto la pistola in un posto dove aveva abitato Pacciani, ma quella che il falso mostro Pacciani, nella mia ottica di Lotti, mostro di Firenze unico, il falso mostro Pacciani e il vero mostro Lotti si conoscessero e il vero mostro fosse stato individuato, insomma si fosse arrivati sulle sue tracce, anche se poi la legge non lo aveva riconosciuto in questo suo vero ruolo, sempre secondo la mia ipotesi, fosse dovuto al fatto che conosceva Pacciani. È una coincidenza questa che gli scettici usano per manifestare la loro incredulità di fronte al fatto che Lotti possa essere il mostro di Firenze da solo. Com'è possibile che si fosse andati a indagare Pacciani e attraverso lui si fosse incappati nel vero mostro? C'è una combinazione incredibile. Io credo che sia stato probabilmente proprio questo fatto che ha impedito che fin da subito si potesse pensare a questa ipotesi. Quando venne fuori Lotti con le sue accuse a Pacciani, io penso che in tanti hanno pensato, questo sta raccontando quelli che non credevano a queste accuse, questo sta raccontando delle fandonie, e chissà perché, questo non c'entra niente, c'è uno che gli hanno messo in bocca le cose, no? Oppure ha i suoi motivi per raccontarle. Ma nessuno pensò che poteva essere proprio lui il mostro di Firenze, perché sarebbe stata una coincidenza incredibile. Ma non sono soltanto gli scettici dell'ipotesi Lotti a manifestare la loro perplessità di fronte a questa coincidenza, sono anche, diciamo, i cosiddetti lottiani, no? Chiamiamoci così, o in ballo per diventarlo o molto vicini. Infatti c'è un intervento di Mauro Abbatista sotto il mio ultimo video che recita così, leggiamolo. Dottor Segnini, della sua teoria su Lotti, possibile mostro, mi lascia perplesso solo questa coincidenza, a mio parere statisticamente poco probabile. Mi riferisco al fatto che Lotti fu tirato dentro al processo esclusivamente a causa di Pacciani, che era il cattivo perfetto a cui addossare le colpe. Ovviamente tutto è possibile, ma lei come spiega questa incredibile coincidenza? Tra centinaia di migliaia di uomini in zona
l'assassino è proprio tra i pochi conoscenti dei pochi inquisiti. Inquisiti, aggiungo, per motivazioni completamente scorrelate da eventuali sospetti su Lotti. Cioè, lui dice, a Pacciani si era arrivati indipendentemente da Lotti, appunto perché Pacciani fu coinvolto per motivazioni completamente diverse. Non le sembra una incredibile coincidenza? Molto più della teoria del passaggio di mano della pistola la notte del 68, a mio parere più che plausibile. Il mio spunto è solo un food for thoughts, scusate la mia pronuncia inglese veramente da cani, per lei, perché credo che per cioè uno spunto di riflessione, perché credo che per suffragare ogni teoria è bene passare da una sana e onesta contestazione di ogni assunto. E a questo punto parliamone, no, di questa perplessità che periodicamente viene fuori e che sembra sia forse l'argomento più valido per certi scettici. No? Com'è possibile questa cosa qua? Allora, diciamo che in una vicenda così complessa, che non esistano le coincidenze è impossibile, cioè le coincidenze esistono, no? Questa effettivamente è una coincidenza abbastanza grossa, ma più che una coincidenza, io credo che sia una serie di combinazioni che il destino mise assieme per arrivare poi dove si è arrivati. E in ogni caso bisogna anche dire che può essere una coincidenza per come si vuole, ma questa coincidenza non è che da sola è in grado di annullare degli indizi che possono esserci su Giancarlo Lotti, Mostro di Firenze. Cioè, se indizi su Giancarlo Lotti, Mostro di Firenze ci sono, quelli rimangono, anche se la sua individuazione passò attraverso quella di Pacciani, e questo mi sembra logico. Però andiamo adesso a vedere quale serie di combinazioni portarono a questo strano evento, appunto all'individuazione di Lotti attraverso Pacciani. Perché, come vedremo, è tutta una serie di combinazioni che nel loro insieme formano certo una coincidenza, ma che sono anche spiegabili. Partiamo da un fatto. Cos'è che attirò di più gli inquirenti su Pacciani? Leggiamo questa dichiarazione di Perugini in dibattimento del 23 maggio 94. Abbiamo svolto ricerche per molti anni proprio nello scopo di individuare simili casi delittuosi, cioè simili casi rispetto a quelli del mostro, per trarne delle esperienze che potessero essere utilizzate investigativamente. Non ci siamo riusciti, non esiste un analogo tipo di serie delittuosa. Insomma, questi non trovarono, al di là dei delitti del mostro, altri delitti simili. Abbiamo individuato un caso di aggressione che coinvolgeva coppie e si tratta per l'appunto di un omicidio del 51. Insomma, Perugini sta dicendo: abbiamo trovato un unico caso paragonabile agli 8 duplici omicidi del mostro che, guarda caso, è proprio l'omicidio del 51 compiuto da Pacciani. Dal punto di vista investigativo non poteva non interessarci, in quanto presentava delle sorprendenti analogie con i duplici omicidi del cosiddetto mostro di Firenze. E successivamente Perugini elenca tutta una serie di analogie che sono un po' forzate, no? Però dimostrano, cioè questo fatto dimostra che quando si andò a mettere gli occhi su Pacciani, io penso che non fu certamente quella lettera anonima che era stata scritta dove si diceva che Pacciani appendeva fuori delle cose strane, no? Di quel suo vicino. Io penso che quando si andò a scartabellare tra tutti i vari faldoni, lo dice tra l'altro anche Vigna nel suo libro, si capitò su questo delitto e si vide un personaggio che, avendo ucciso un uomo nell'ambito di una coppia, cioè aveva sorpreso questa coppia tra cui c'era la sua fidanzata, e gli inquirenti pensarono che ci poteva essere un nesso con gli omicidi delle coppie. Per cui, in sostanza, pur con tutte le forzature che vogliamo, gli inquirenti vennero attirati da Pacciani in virtù del suo omicidio del 51. Ma c'erano altri elementi, no, che indussero gli inquirenti a sospettare di Pacciani. Cioè Pacciani aveva questo omicidio, però aveva vissuto nel Mugello, dove c'erano stati due duplici omicidi, si era trasferito nel 73 vicino a San Casciano, a Monte Firidolfi, in una zona
dove poi sarebbero avvenuti altri duplici omicidi. Insomma, diciamo che c'era tutta questa serie di combinazioni che erano quelle. Primo, Pacciani aveva fatto questo omicidio, aveva vissuto in Mugello, diciamo vicino al luogo di due duplici omicidi, poi, combinazione, si era trasferito proprio in un'altra zona vicino alla quale sarebbero avvenuti altri omicidi. Cioè, insomma, c'è tutta questa serie di combinazioni che avrebbero portato Pacciani a diventare il candidato numero uno per essere il mostro sospettabile, dopo che alla chiusura della pista sarda gli inquirenti si trovarono in alto mare. Cioè non sapevano a chi mettere gli occhi addosso, li misero a Pacciani in virtù di queste sue caratteristiche. Ma a questo punto andiamo su Lotti. Mentre Pacciani si trasferiva a Montefiridolfi, Lotti era lì vicino, abitava nel 73, lui abitava in Borgo Sarchiani, con in mano, nella mia ipotesi, mettiamoci nell'ipotesi di Lotti mostro di Firenze, era lì con in mano una pistola che non aveva ancora usato, ma che di lì a un anno usò. Insomma, abbiamo Pacciani che, candidato, se lui non lo sapeva, però aveva tutte le caratteristiche che in futuro lo avrebbero portato a essere sospettabile di essere il mostro di Firenze. La combinazione volle che lui andò ad abitare proprio in una zona vicino alla quale abitava il futuro mostro di Firenze. Anche questa è una combinazione, però è una combinazione che, insomma, in un posto così, non è che il Fiorentino è così un posto grande come potrebbe essere l'America di Zodiac, no? Le cose sono tutte lì. Per cui Pacciani si spostò in una zona dove abitava lì vicino quello che sarebbe diventato il futuro mostro di Firenze. I due non si conoscevano, ma c'erano delle condizioni che avrebbero portato i due a conoscersi. Quali erano queste condizioni? Innanzitutto che i due non erano così lontani come tipologia di persone, no? Sì, è vero, uno aveva famiglia, quell'altro non aveva famiglia e tutto, però erano degli emarginati, cioè non è che uno era un operaio e l'altro era un dirigente d'azienda, che frequentavano mondi completamente differenti. Erano abbastanza compatibili, poi entrambi non disdegnavano un bicchiere di vino e compagnia bella, no? Ma poi c'era un altro fatto, e questa è un'altra bella combinazione, il fatto che in Borgo Sarchiani, vicino a Lotti, abitasse un certo Mario Vanni, che guarda caso faceva il postino a Montefiridolfi. Per cui Mario Vanni conobbe Lotti, non so io come lo conobbe, però lo conobbe, gli abitava vicino, lo conobbe, ma conobbe anche Pacciani perché gli andava a portare la posta. È una combinazione che avrebbe poi facilitato la conoscenza tra Lotti e Pacciani. Una conoscenza e anche una successiva frequentazione sicuramente favorita dal fatto che entrambi conoscevano Vanni e magari fu proprio lui, no, mi sembra che Lotti lo disse anche, fu proprio lui che li fece conoscere. Ma io credo che dietro ci fosse stato anche il desiderio di Lotti di conoscerlo Pacciani. Allora è sempre, io tutte le volte lo dico, è bene ripeterlo, è sempre molto difficile mettersi nella testa degli altri, soprattutto di personaggi come questi qua, emarginati, addirittura nella testa di quello che io ritengo essere stato il mostro di Firenze. Il rischio è di pensare in modo, di illudersi, di pensare come loro, ma di non riuscirci, per cui di sbagliare. Però quando si vogliono fare delle ipotesi è necessario farlo spesso, no? Allora io ho provato a mettermi nella testa di Lotti, un personaggio frustrato, assassino, perché lui nel 74 aveva ucciso 2 persone, assassino frustrato che non aveva donne, non aveva la fidanzata, doveva andare a prostitute, che viene a sapere di questo personaggio che era un personaggio a suo modo di successo, cioè nel senso che Pacciani era temuto, era rispettato per il fatto di aver ucciso, cioè la gente aveva paura di lui, no? Per cui mentre Lotti si sentiva disprezzato e vedeva questo che era invece temuto, potrebbe aver avuto la voglia di conoscerlo anche per una questione di confronto, anche per sentirsi magari attraverso lui, per sentirsi più valorizzato. Cioè in fin dei conti lui aveva ucciso una persona, Lotti ne aveva uccisi 2.
Io penso che nella sua testa potrebbe essere stata anche questa la molla che lo aveva spinto a conoscerlo e poi anche a frequentarlo. Cioè, come dire, sentirsi magari in cuor suo, anche se non lo poteva dire, un assassino più feroce di lui. In ogni caso, i due si conobbero e iniziarono a frequentarsi. Di lì a poco Lotti iniziò la sua sciagurata carriera di serial killer, mentre continuava questa saltuaria frequentazione. E a quel punto i giochi erano fatti. Cioè, ci sarebbe stato un momento nel quale Pacciani sarebbe finito sotto il mirino degli inquirenti in virtù dell'assassinio che c'era stato nel 51 e Lotti, che era stato attirato da lui proprio per quell'assassinio, avrebbe subito poi in futuro le conseguenze. Ecco, io penso che le cose possono essere viste in quest'ottica. È sicuramente una coincidenza, ma più che una coincidenza direi che è una serie di combinazioni che poi portarono a questo risultato. Ma adesso riprendiamo la narrazione dell'istruttoria. E allora abbiamo lasciato Giancarlo Lotti alle prese con la sua nuova condizione di indagato. L'ultimo interrogatorio che abbiamo visto è quello del 9 aprile, quando aveva rilasciato delle dichiarazioni in apparenza spontanee che avevano così definito meglio, diciamo, il comportamento dei due presunti assassini, Vanni e Pacciani, nel delitto di Vicchio. C'era stata la storia della ragazza che Vanni avrebbe importunato, insomma un po' di cose poco credibili. E comunque aveva definito meglio tutta la situazione. Però ancora si era fermi ai delitti di Scopeti e di Vicchio. Ma gli inquirenti avevano chiesto a Lotti: ma perché sei andato con Vanni e Pacciani a uccidere con loro che erano andati a uccidere a Vicchio? E Lotti aveva tirato fuori così delle giustificazioni che io credo che gli inquirenti non avessero bevuto sostanzialmente, no? Ma loro sospettassero che c'era dietro qualcosa anche per i delitti precedenti. Dai verbali non risulta, ma loro chiesero a Lotti qualcosa dei delitti precedenti. Lo veniamo a sapere da quell'intercettazione telefonica Lotti-Nicoletti che abbiamo già visto, abbiamo già letto. C'è un passaggio interessante, è l'intercettazione del 24 marzo. C'è un passaggio interessante che è questo, lo rileggo. Poi mi voglio andare, queste sono le parole di Lotti, tralascio quelle della Nicoletti in mezzo. Poi mi voglio domandare le cose dell'83, dell'82, come fu a sapere queste cose? Ma poi hanno visto una macchina, dice, a Scandicci, a Giogole, io che ne so? Per l'appunto la mia macchina l'è da tutte le parti. Io se vado a trovare una cugina, io non lo so, loro dice, lì a Giogoli c'era un furgone, dice, questi due tedeschi, dice, ma tu vai dalla tua cugina e questo che vuol dire? Perché dalla mia cugina non ci posso andare? E insomma, avevano cercato di far dire a Lotti qualcosa anche su delitti precedenti, ma lui aveva opposto una strenua resistenza, non l'aveva detto, lo dimostra in questa intercettazione. Qui c'è anche, viene anche tirata in ballo la cugina di Scandicci. Ricordo che questa cugina, poi si sarebbe saputo anche dal dibattimento, che Lotti la andava a trovare qualche volta all'anno e per andarla a trovare passava proprio da via di Giogoli, davanti alla piazzola dove vennero uccisi i ragazzi tedeschi. Sappiamo anche dal dibattimento che Lotti potrebbe esserci passato proprio in quei giorni lì, ma allora qui di questa cugina non si sa assolutamente nulla, ma gli inquirenti non andarono a interrogare. Non andarono a chiedere se quella sera del delitto, i giorni precedenti, il cugino Lotti era andato a trovarla. Allora, dopo tanti anni si poteva anche immaginare che non se lo ricordasse, no? Però il fatto che ci fosse stato questo delitto poteva averla aiutata a imprimersi bene nella memoria quello che era successo in quei giorni lì, perché magari poteva averne o parlato con Lotti nei giorni successivi o comunque poteva anche aver associato un'eventuale serata passata con il cugino proprio a questo delitto. Ma a quanto se ne sa, di questa cugina non si sa niente, non si sa nemmeno come si chiamava.
Ma allora, visto che Lotti su questi delitti precedenti non voleva dire nulla, come al solito, no? Perché Lotti faceva sempre così, cioè diceva solo quello che gli strappavano, perché altrimenti non diceva nulla. E questo dovrebbe far pensare che vedere Lotti nelle vesti del pentito fatto per guadagnare dei soldi è un po' difficile, no? Oppure anche di Lotti, succube degli inquirenti, che diceva quello che loro volevano sentirsi dire, e insomma qui faceva resistenza. Ma allora cosa fecero gli inquirenti? Fecero quello che avevamo già fatto prima, passarono attraverso Pucci, cioè per far dire le cose a Lotti le fecero dire prima a Pucci. In effetti il 18 aprile Pucci venne interrogato da Canessa e Giuttari. Il verbale riporta questi orari, inizia alle 16, finisce alle 22:30. Sono 6 ore e mezza di interrogatorio. 6 ore e mezza, in 6 ore e mezza si dicono tante cose e in effetti dal verbale si capisce che Pucci disse tante cose. Ecco, ora io leggerò gran parte di questo verbale commentandolo. Io invito voi che mi state ascoltando a riflettere sul fatto che Pucci fosse o no estraneo a tutta questa storia, no? Cioè Pucci, vedremo, raccontò tante cose. È pensabile che tutte queste cose che raccontò fossero venute dalla bocca di una persona completamente estranea a questi eventi? Allora, cominciamo a vedere quello che Pucci disse di Vicchio, perché la prima cosa che gli inquirenti vollero fare è cercare di uniformare le versioni di Lotti e Pucci per i due delitti dei quali avevano già le informazioni. E per questo perché era importante che in dibattimento si portasse anche la testimonianza di Pucci e che la testimonianza di Pucci non fosse troppo difforme dai racconti di Lotti. Per cui diciamo che, visto che Pucci di Vicchio non aveva raccontato quasi nulla, si cominciò proprio da lì a cercare di fargli raccontare, perché Lotti disse che aveva detto a Pucci di questo delitto, aveva raccontato di questo delitto, e poi c'era il fatto che Pucci, e poi l'aveva confermato anche Lotti, aveva detto di aver spiato la Panda assieme a lui una settimana prima del delitto. Ma leggiamo. Mi viene chiesto di raccontare nei dettagli cosa io sappia del delitto del 1984 a Vicchio. Ci sono andato con il Lotti prima dell'omicidio. Andammo per fare una girata per curiosità. Vedemmo la piazzola con la macchina con i due giovani che poi furono uccisi, che facevano l'amore. Mi sembra che la macchina fosse chiara. Prima di andare a vedere la macchina ci si fermò in un bar. Al bar andammo che era ancora giorno. Quando invece si vide la coppia era già buio. Saremmo stati a guardare la coppia una decina di minuti. Avevamo lasciato la nostra macchina e ci siamo avvicinati alla coppia a piedi. E qui si ha un'altra conferma di questo episodio, è un episodio direi importantissimo, come indizio contro Lotti, di aver spiato la Panda tutti e due, insomma una settimana prima del delitto. Poi abbiamo visto che Lotti raccontò tante altre cose, che c'era già stato con Vanni e Pacciani e così via. Poi vediamo che gli inquirenti chiedono a Pucci. Ma in ogni caso Pucci ribadì questo fatto importantissimo. La domanda è: perché continuò in questo momento che sapeva che Lotti immagino che, non so io se gliel'avevano detto, o io immagino che Pucci avesse saputo che Lotti a quel punto aveva confessato di essere coinvolto nel delitto, poi vabbè lo dice anche, cioè insomma Pucci era consapevole che Lotti era a quel punto complice, per cui ammettere di essere stato con lui a spiare la coppia lo metteva in una condizione di possibile indagato anche lui. Perché continua ad ammetterlo? Ma vediamo dopo cosa succede. Seppi poi che era avvenuto l'omicidio dai giornali e dalla televisione. Il Lotti mi disse che quelli che erano stati uccisi erano quelli che avevamo visto noi. Fu lo stesso Lotti che mi disse che lui era stato presente. Mi disse che a commettere l'omicidio erano stati Pacciani e Vanni. Mi disse che lui era andato con la sua macchina, mentre Pacciani e Vanni erano andati con la macchina del Pacciani. E insomma, qui Pucci ammette di aver già saputo
che a commettere l'omicidio erano stati Vanni e Pacciani e che era stato presente anche Lotti, perché Lotti glielo aveva detto. Allora qui io penso che in un paese diciamo, in un paese civile come siamo noi, io penso che a quel punto l'interrogatorio doveva essere interrotto e doveva essere detto a Pucci: guardi, lei a questo punto è indagato perché lei sta ammettendo di aver raccontato una bugia di questo livello e poi di essere anche stato presente a una visita in un posto dove poi si sarebbe andati a commettere un delitto, insomma era una perlustrazione, qualcosa di simile. Io penso che a quel punto Pucci avrebbe avuto bisogno di un avvocato, ma si andò avanti lo stesso. E qui bisognerebbe domandarsi cosa successe davvero tra Lotti e Pucci dopo aver spiato la Panda, quando Pucci seppe che era stato commesso l'omicidio, no? Il Lotti non mi disse se erano già stati prima a spiare la coppia, né mi disse come li avevano ammazzati. Io gli chiesi se era andato dai carabinieri dopo aver assistito all'omicidio, ma lui mi disse che aveva paura. Io gli chiesi perché era andato con loro e lui mi disse che era andato a vedere cosa facevano. Non mi disse se sapeva prima o dopo che quella sera li avrebbero ammazzati. Non so perché li abbiano ammazzati. Mi ha però detto che nei giorni precedenti l'omicidio avevano seguito i due giovani. Per la precisione mi disse che nella sera precedente a quella in cui io e il Lotti andammo a guardare la coppia di Vicchio, lui, il Pacciani e il Vanni erano stati a vedere come potevano fare per ammazzarli. Mi disse che li avevano seguiti per strada, avendo così scoperto dove facevano l'amore. Ma insomma, qui sembra che questi ragazzi fossero sempre lì e che questi vanno e li trovano, il giorno dopo vanno e li trovano. No, sappiamo benissimo che questo non è vero, ma è chiaro, no, che queste qua erano tutte frottole. Ma come nacquero queste frottole? Io penso che non è che Pucci si mise davanti agli inquirenti e cominciò a raccontare, no? Io penso che fosse tutta una questione di chiedo e rispondo, chiedo, rispondo, chiedo, rispondo, con i limiti di un Pucci che rispondeva così abbiamo visto un dibattimento, lì si vede chiaramente com'era il tipo di interazione tra lui e chi lo interrogava. Io penso che tante cose che vennero fuori non tanto da quello che diceva Pucci, ma da quello che dicevano gli inquirenti che lo stavano interrogando. Non è che gli misero in bocca le parole, no? Però insomma cercavano di portarlo a raccontare le cose e Pucci magari prendeva spunto da quello che gli dicevano e nacquero tutte queste frottole qui. Io penso che le cose andarono così. E insomma che questi interrogatori di Pucci fossero qualcosa di un pilotato, mi sembra che a distanza di 30 anni sia arrivato il momento di dirlo. Il Pucci del dibattimento, nonostante la dichiarazione in sentenza che era un testimone affidabilissimo, una cosa assurda, il Pucci del dibattimento lo dimostrò chiaramente, no? Il personaggio che era. Tra l'altro il PM fu costretto anche a paventare la possibilità di farlo diventare un indagato, no? Cosa che poi naturalmente non successe perché non conveniva. Però insomma io ricordo, leggo qualche frase che ho riportato nel mio libro di quello che Pucci diceva quando gli veniva rimproverato attraverso i verbali quello che lui avrebbe detto. Pucci, alcune frasi sono queste. Pucci diceva così: scusi, come c'è scritto lì? Perché non mi ricordo mica che c'è scritto, sa, l'abbia pazienza che c'è scritto nel verbale. No, l'abbia pazienza un momento. Costì, come c'è scritto sul foglio? Perché io non me ne ricordo mica che c'è scritto costì. Ma che c'è mica scritto costì? No, lo voglio sapere perché voi scrivete un monte di robe e io non me lo ricordo. E questa la dice lunga, no? Su come nacquero questi verbali e quanto effettivamente c'era di vero di quello che aveva dichiarato Pucci, che se c'era qualcosa di vero Pucci se lo sarebbe ricordato. Comunque continuiamo con la lettura di questo verbale del 18 aprile 1996. Chiesto a questo punto al Pucci se conosce il motivo per il quale Vanni e Pacciani volessero ammazzare i due giovani, ci pensa a lungo, chiedendo al PM successivamente se Lotti abbia già raccontato qualche cosa in proposito. Avuta risposta negativa, dice: li hanno ammazzati perché anche loro volevano fare l'amore con quella figliola.
Aggiungo che Lotti mi disse che Pacciani e Vanni avrebbero ucciso quella ragazza prima ancora che venisse commesso l'omicidio. Ma allora la motivazione è, anche se non è uguale, no? Perché Lotti la raccontò in modo diverso, ma è comunque simile a quella di Lotti. E questo ci dovrebbe far chiedere, ma siccome sono frottole queste, e i due raccontarono la stessa frottola o una frottola molto simile, non è che magari in questo frangente, perché qui si dice che Pucci avrebbe chiesto e non gli sarebbe stato risposto nulla, ma chi lo sa se qualche parola invece in quell'interrogatorio non sia sfuggita, qualche parola che poi avrebbe consentito a Pucci di tirar su qualche mezza frase che poi in sede di, come lo vedremo, in sede di verbalizzazione sarebbe diventata quello che noi oggi leggiamo. E io penso che le cose andarono così. Non so dire come Pacciani e Vanni conoscessero la ragazza uccisa a Vicchio. Il Lotti mi disse solo che l'avrebbero ammazzata perché non voleva fare l'amore con loro. Lotti mi diceva che Pacciani e Vanni non sapevano se ammazzare o meno anche il ragazzo. Lotti mi diceva che era Pacciani che aveva conosciuto la ragazza per primo, ma non mi disse come. Aggiungo che Pacciani e Vanni andavano a Vicchio a trovarla, ma lei non cedeva alle loro proposte e per questo la volevano ammazzare. Questa è una balla grossissima, cioè questa povera ragazza che aveva 18 anni sarebbe stata importunata non solo da Vanni e non solo una volta, come aveva raccontato Lotti, ma anche da Pacciani e non avrebbe detto niente ai suoi genitori o agli amici. Ma come si fa a considerare un personaggio del genere completamente affidabile? Io non so. Così una sera andarono ad ammazzare i due giovani e portarono Lotti con loro. Il Lotti mi disse se volevo andare a vedere anch'io, ma io non voglio andare. Ricordo che una sera i tre erano in piazza a San Casciano e quando li vidi gli chiesi: dove andate? Non ricordo che rispose esattamente e dissero: si va a dare una lezioncina a quelli lì di Vicchio. Io dissi subito che non sarei andato, anche questa è una cosa, cioè Pucci si sarebbe trovato la sera che i tre, Lotti, Vanni e Pacciani, si stavano preparando nel piazzone, mi sembra, no? Dice nel piazzone, che è sempre lì, in piazza a San Casciano, e si stavano preparando per andare a uccidere. Proprio in quel momento lì, alle 10 di sera, perché loro partirono alle 10 di sera, no? Di domenica, e Pucci era andato lì così per caso e poi questi gli avevano detto noi andiamo a Vicchio a uccidere Vanni e Pacciani, che poi dopo Vanni e Pacciani si sarebbe arrabbiato perché Lotti avrebbe portato Pucci sulla piazzola di Scopeti e avrebbe appunto manifestato la sua paura che avesse potuto parlare. È tutta una cosa assolutamente incredibile. Racconto assolutamente inverosimile, ma continuiamo con il racconto. Quando con il Lotti si andò a vedere la coppia, egli mi disse che la ragazza era quella che non voleva fare l'amore con Pacciani e Vanni e aggiunse che per questo volevano ammazzarla. Fu il Lotti a dirmi che Pacciani e Vanni andavano a trovare quella ragazza, ma non mi disse come l'avevano conosciuta esattamente, disse solo che l'avevano conosciuta in un bar, perché loro frequentavano solo bar per bere e mangiare. Non mi disse cosa ci facesse la ragazza nel bar. Capì dai discorsi dei tre che la ragazza l'avevano conosciuta una settimana prima dell'omicidio. E qui poi invece Lotti l'aveva raccontata che c'erano andati a maggio addirittura, no? Per cui è una cosa... Quando con il Lotti andammo a Vicchio e come ho già detto andammo prima a bere in un bar, il Lotti mi disse che quello era il bar dove Pacciani e Vanni avevano trovato la ragazza, ma quella sera in cui andammo io e Lotti la ragazza al bar non c'era. Il Lotti mi disse che quella sera Pacciani e Vanni sarebbero andati anche loro a trovare la ragazza e che così avevano fissato, ma noi non li vedemmo. Quella sera vedemmo la ragazza solo in macchina con il ragazzo, mentre faceva l'amore come ho già detto. Era Lotti che sapeva dove i due si appartavano. Lotti non mi disse perché erano andati a Vicchio né perché avevano preso di mira quella ragazza, e qui si contraddice. Lotti non mi disse perché erano andati a Vicchio né perché avevano preso di mira quella ragazza, quando prima aveva dichiarato che l'avevano presa di mira perché non voleva fare l'amore con loro. Insomma, io non so come si potesse andare in dibattimento con un testimone del genere che poi avrebbe detto quello che avrebbe detto e sarebbe diventato per la sentenza un testimone pienamente affidabile. È una cosa vergognosa, davvero vergognosa. Passiamo a una parte di verbale dove Pucci parlò di Scopeti, perché la questione Vicchio in qualche modo gli inquirenti l'avevano messa a posto.
Pucci aveva raccontato qualcosa che, cioè, giudici di bocca buona avrebbero giudicato compatibile con quello che aveva raccontato Lotti, no? E Scopeti, perché Scopeti, come l'aveva raccontata Pucci, non tornava con i racconti di Lotti. Io ricordo che Lotti aveva raccontato poi, dopo che aveva ammesso di essere stato complice anche lui, che erano stati lì anche il pomeriggio. Ma vediamo, infatti Pucci lo ammette. Lei mi chiede a questo punto di precisare il perché andai con il Lotti nell'85 nella piazzola degli Scopeti. E io le preciso che noi il pomeriggio eravamo andati a vedere i ragazzi in tenda che facevano l'amore. Ci si trattenne un po' per curiosità. Il Lotti in quella circostanza mi disse che la sera Pacciano e Vanni avrebbero ammazzato quei due come avevano fatto l'anno prima con quelli di Vicchio. Io gli chiesi il perché li avrebbero ammazzati e lui mi disse che avevano voglia di ammazzarli, ma io non capii il perché. Allora Pucci non aveva mai parlato del pomeriggio, no? Ne aveva parlato Lotti, ripeto, dopo che era stato costretto ad ammettere che era anche lui un complice. Allora qui gli inquirenti dal verbale non si vede, non gli dissero a Pucci, ma Pucci perché non ce l'ha raccontato prima questo? Perché ce l'ha nascosto? Ma non lo so. Comunque, quello che contava per gli inquirenti era che le due versioni diventassero il più simile possibile. Questa sosta del pomeriggio Pucci non l'aveva raccontata, a questo punto la racconta anche lui. Ma adesso arriviamo alla questione più importante, è quella dei delitti precedenti, perché era lì che gli inquirenti volevano arrivare. Avevano già chiesto a Lotti, Lotti aveva fatto strenua resistenza, a questo punto vediamo cosa disse Pucci. A questo punto lei mi chiede se io abbia saputo da Lotti anche degli omicidi compiuti ai danni di coppie appartate con le stesse modalità negli anni dal 1980 al 1983. Io non ne so nulla. Pucci la prima cosa che dice: non ne so nulla. L'ufficio da atto che a questo punto il Pucci tiene a lungo il capochino e non guarda il PM né gli ufficiali di polizia giudiziaria presenti, voltandosi dalla parte opposta alla scrivania, e aggiunge: io non so nulla di questi fatti, quello che sapevo l'ho già detto. E qui sembra che Pucci voglia evitare di parlare dei delitti precedenti. La domanda è: perché non ne sapeva nulla o perché non lo voleva dire? Ma andiamo avanti. Il verbale prosegue. Il PM dà atto che a questo punto ha proceduto alla verbalizzazione di quanto sinora dichiarato dal Pucci e che giunti al punto, allora, qui si fa la verbalizzazione e questo già ci dovrebbe far pensare che tutte quelle frasi che abbiamo letto subirono un processo di modificazione rispetto alle parole che aveva detto Pucci e a quello che voleva dire, che sapeva effettivamente. Perché io penso che Pucci non si mise lì a raccontare, l'ho già detto ma lo ripeto, non si mise lì a raccontare così di sua spontanea volontà, ma quello che disse lo disse su pressione degli inquirenti che gli facevano le domande, un po' come sarebbe successo un dibattimento. Per cui già lì Pucci, che aveva preso spunto da qualche frase, da qualche parola, aveva detto qualcosa. Poi abbiamo anche una verbalizzazione successiva, c'era stato qualche appunto, vennero chieste ancora una volta le cose a Pucci, insomma abbiamo questa verbalizzazione che rispetto a quello che effettivamente aveva detto Pucci io penso che così vicina non dovrebbe essere. Ma andiamo avanti. Durante questa verbalizzazione, dice il verbale, giunti al punto in cui il Pucci ha raccontato quanto appreso da Lotti in merito alla intenzione di uccidere la ragazza di Vicchio, cioè stavano verbalizzando questa parte, ha ulteriormente dichiarato, Pucci, dopo le domande che gli avevano fatto sui delitti precedenti, aveva avuto il tempo di riflettere, no? E adesso racconta qualcosa. Sentiamo. Io credetti a Lotti, cioè che Pacciani e Vanni avrebbero ammazzato la coppia appartata nella Panda, perché sapevo che Pacciani e Vanni erano gente che ammazzava. Cioè, insomma, quando Lotti gli disse che Vanni e Pacciani avrebbero ucciso quella coppia, Pucci sapeva già che erano degli assassini, e infatti lo dice. Me lo aveva detto il Lotti e si capiva anche dai discorsi che facevano loro che avevano ammazzato.
cerchiamo di riflettere sul fatto che chi stava parlando fosse stato o no completamente estraneo. Se era completamente estraneo, perché aveva tirato fuori questo argomento? Gli era stata promessa una nuova vacanza a Montecatini Terme? Oppure era stato minacciato di essere messo in carcere? Oppure invece aveva qualcosa da nascondere e sapendo che si sarebbe tornati a chiedergli queste cose, raccontò qualcosa che cercava di dare una spiegazione. Lotti mi diceva che avevano ammazzato anche quelli delle altre coppie degli anni precedenti. Mi disse che avevano ammazzato anche i 2 tedeschi e che era stato presente anche lui. In un'altra occasione mi disse che avevano ammazzato anche la coppia dell'anno prima, a Montespertoli, ma io non c'ero. E io penso che Pucci qui stesse raccontando, diciamo, con qualche modifica, le modifiche che interessavano ai suoi interlocutori, di confidenze che aveva ricevuto da Lotti. Ma io non penso che queste confidenze all'epoca avessero riguardato Vanni e Pacciani. Io penso che Lotti, avendo voglia di dire che quel personaggio così bistrattato, così poco considerato, era l'assassino che tutti temevano e che riempiva le pagine dei giornali, ecco, Lotti questo non lo poteva dire e faceva dei cenni a Pucci. E come vedremo, poi Pucci dirà che li faceva anche alla Nicoletti. Questo è il mio giudizio. C'è qualcuno che pensa che ci fosse qualcosa di più. Comunque io credo che avesse detto a Pucci, sai, hai visto, hanno ammazzato quelli, io so chi è stato, so chi è stato. Non penso che avessi detto a Pucci, sì, c'ero anch'io. Adesso Pucci si è incanalato nello scenario di Lotti che era complice di Vanni e Pacciani. Era il Lotti che tanto tempo prima dell'omicidio di Vicchio me lo diceva, ma non mi diceva mai i nomi di quelli che avevano ammazzato. Non mi diceva mai i nomi di quelli che avevano ammazzato. Come si vede, da una parte dice che erano Vanni e Pacciani, dall'altra dice che non gli diceva chi erano. E questo qui è chiaro, no? Che nasce da domande, mezze risposte, altre domande, mezze risposte, poi nel verbale si vanno a mettere anche delle cose incongruenti tra di loro. Diceva però sempre che era stato presente anche lui. Una volta mi disse, importantissimo questo, hanno morto anche quelli a Calenzano. Di questo non mi disse se c'era anche lui. Questo rappresenta il limite invalicabile, il limite inferiore invalicabile di tutta l'inchiesta. Cioè, al di sotto del delitto di Calenzano non si riuscì ad andare, perché Pucci dei delitti precedenti, Scandicci, Borgo San Lorenzo e anche Signa, disse di non sapere nulla, ma anche lo stesso delitto di Calenzano, come vedremo, divenne diciamo così, una terra di nessuno, perché Pucci disse che Lotti non gli disse se lui c'era o non c'era. Vedremo poi quello che avrebbe detto Lotti. E qui si impone una riflessione. Allora, questo fatto, il fatto che nella ricostruzione processuale c'è questo punto scuro, cioè delitti ancora impuniti, quelli di Calenzano, quello di Scandicci e quello di Borgo San Lorenzo. Sono 3 delitti dei quali non c'è traccia nella ricostruzione processuale. Si presume che siano stati compiuti da Vanni e Pacciani, ma siccome Lotti non avrebbe ammesso di essere stato con loro e non gli vennero addebitati. Allora, perché? Se tutto questo verbale che abbiamo letto fosse stato frutto di un imbeccamento degli inquirenti su Pucci da zero, e perché non gli avrebbero fatto raccontare anche dei delitti precedenti? Una cosa molto molto semplice sarebbe stata quella di fargli dire che fin da Scandicci Lotti era stato presente, perché nell'81, quando ci fu il delitto di Scandicci, lui già frequentava Vanni e Pacciani. Per il 74 gli si poteva far dire che Lotti aveva ricevuto le confidenze da Vanni e Pacciani che erano stati loro, perché nel 74 Lotti e Pacciani, non so con Vanni, ma con Pacciani ancora non si conoscevano. Penso che gli inquirenti avrebbero avuto tutto l'interesse a far dire a Pucci anche questo, poi da rimproverare a Lotti. Ma anche lo stesso delitto di Calenzano. Pucci dice che Lotti non gli disse se c'era o non c'era. Gli avrebbero potuto far dire
che invece gli disse che c'era, perché come vedremo Lotti approfittò di questo fatto, di questa indefinitezza. Passiamo alle motivazioni che chiedono a Pucci, ma perché questi andavano a uccidere? Chiestogli se il Lotti gli dicesse perché ammazzava non risponde, perché gli garbava. Chiestogli ancora se il Lotti gli dicesse perché tagliassero parti anatomiche delle vittime femminili, risponde perché gli garbava, che vabbè non è una risposta. Chiestogli ancora perché nel 1983 siano stati uccisi 2 uomini di nazionalità tedesca, dice: Lotti mi disse che era stato uno sbaglio, perché credevano che uno dei 2 ragazzi tedeschi fosse una donna. A parte questo episodio, il Lotti mi disse però che prima di ammazzarle seguivano le coppie, come nel caso di Vicchio. Mi disse anche che Pacciani e Vanni avevano sempre cercato di importunare le ragazze e che poi le avevano ammazzate perché non volevano stare con loro. E qui è un'altra fandonia, cioè non c'è motivo di pensare che queste povere ragazze che erano state uccise fossero state prima importunate da Vanni e Pacciani, no? Per cui io non so se gli inquirenti di fronte a queste dichiarazioni avessero pensato che Lotti prendeva in giro, aveva raccontato queste cose perché prendeva in giro Pucci, o che Pucci stava mentendo, ma io non lo so. Ma adesso parliamo di un altro argomento, sempre contenuto in questo verbale, che è Giovanni Faggi, perché gli inquirenti erano riusciti a creare il pool dei compagni di merende a 3 punte, a 3 teste, Lotti, Vanni e Pacciani, ma la speranza era quella di coinvolgere anche Giovanni Faggi, perché anche Giovanni Faggi ai tempi del processo Pacciani era stato visto come possibile complice di Pacciani. E allora, fino a questo momento, a quanto mi risulta, Giovanni Faggi non era entrato nell'inchiesta, nell'istruttoria, nei verbali di Lotti non compare il suo nome, potrebbe anche questo essere stato un elemento che nei verbali non era stato messo, ma insomma, diciamo che il momento in cui il nome di Giovanni Faggi compare nell'inchiesta su Compagni di Merende è questo, l'interrogatorio di Pucci del 18 aprile 1996. Tra l'altro c'era stato già in precedenza una domanda di alleggerimento, io l'ho chiamata di alleggerimento, in mezzo alle domande su Vicchio, che era stata questa. A questo punto il PM fa presente al Pucci che nel corso delle indagini relative al delitto del 1985 è emerso che nei pressi della piazzola, a una certa distanza però, su di una strada laterale, era stata notata una macchina metallizzata, tipo 131 o argenta, e chiede al Pucci se ne sa niente. Pucci dichiara: può darsi, non lo so, io non la vidi. Questa macchina, questa 131 o argenta, era stata vista dal fotografo Jens Taylor, che era lì vicino alla piazzola, la notte del delitto. E questa macchina si voleva associare a Giovanni Faggi. E in effetti poi a Pucci venne chiesto proprio di Giovanni Faggi. Lotti diceva anche che conoscevano uno a Calenzano, che io però non conosco. Era un guardone. E qui è stato Pucci, fu Pucci a tirare in ballo questo personaggio, oppure questo personaggio era emerso dalle domande? E io non penso che fu Pucci a tirare fuori il personaggio di Giovanni Faggi. Andiamo avanti. Lotti mi disse che questo era stato presente all'omicidio di Calenzano. Lotti diceva che era un omosessuale. Mi disse anche che nel 1985, vicino al luogo dell'omicidio dei francesi, in macchina c'era anche quello di Calenzano. Io non lo vidi, ero impaurito. Lotti mi disse ciò dopo l'omicidio la sera stessa. Mi disse che l'avevano chiamato Pacciani e Vanni. A domanda risponde, Lotti mi disse che loro 3 andavano a trovare quest'uomo a Calenzano. Io non ci sono mai andato. In questo verbale ci sono altre domande su quello di Calenzano. Dell'omicidio del 74 a Borgo San Lorenzo io ho visto solo qualche cosa in televisione. Lotti non me ne ha mai parlato. Il primo omicidio di cui mi ha parlato è quello di Calenzano. Il Lotti mi raccontava sempre ogni cosa, eccetera, eccetera. Mi diceva che quello di Calenzano era spesso con Pacciani e Vanni e così via. Ma allora su Giovanni Faggi vale la pena di realizzare un video apposito, no? Perché la sua vicenda è una vicenda esemplare di come la mala giustizia italiana possa rovinare una persona. E metteremo dentro anche queste dichiarazioni di Pucci. Voglio solo concludere, che ci sono tante altre cose nel verbale, concludere con questo. Quello di Calenzano l'ho visto una volta a San Casciano, ma non lo conoscevo. Era nella piazza dell'Orologio con gli altri 3. Mi viene a questo punto chiesto di descriverlo.
L'ho visto, come ho già detto, tanti anni fa, aveva la mia età, su per giù la mia corporatura, era più alto di me che sono 1,70 m. Mi sembra che avesse i capelli pettinati all'indietro. Attenzione, l'ho visto poi in televisione al processo Pacciani. Gli viene a questo punto mostrato l'allegato nel quale sono raffigurate 4 persone. Il Pucci dice: chi sono questi? Si mette gli occhiali e poi dice: forse è il primo in alto a sinistra. L'ufficio dà atto che trattasi della foto di Faggi Giovanni. Sì, che però Pucci aveva visto al processo Pacciani. Ora bisogna mettersi un po' nei panni di Pucci, che, se, come penso io, aveva vissuto gli anni dei delitti attraverso i racconti di Lotti e era stato a Vicchio a vedere, a spiare la coppia, era stato a Scopeti sotto la piazzola tutto quel tempo, si può immaginare che fosse incuriosito del processo Pacciani e che avesse seguito il processo Pacciani per quanto possibile. Ricordo che tutti i giorni che c'era un'udienza, la sera una TV privata della zona trasmetteva la sintesi dell'udienza. Adesso non so la sintesi dell'udienza intera, e io penso che Pucci, quando poteva, era lì che seguiva e vide Giovanni Faggi testimoniare. Ma in questo verbale, prima di abbandonarlo, leggiamo qualcosa che riguarda Filippa Nicoletti, una cosa molto importante. Lei mi chiede se so qualche cosa della Filippa, la donna di Salvatore Indovino. Io le dico che la Filippa, come me, sapeva di tutti gli omicidi. Glieli aveva raccontati il Lotti. Mi diceva Lotti che era lei che voleva sapere tutto e il Lotti gli raccontava ogni cosa. Lui mi diceva che lei era curiosa e voleva sapere. A suo dire però non gli aveva mai detto che era stato presente agli omicidi, altrimenti lei non andava più con lui. Ecco come si spiegano, no, le reticenze della Nicoletti a raccontare le cose che riguardavano il suo rapporto con Lotti e la frequentazione della piazzola di Vicchio soprattutto, perché la Nicoletti era stata così informata, però non si sa bene come, no? Magari sotto forma di scherzo, sotto forma così di allusione. E insomma il Lotti anche con lei evidentemente a sentire Pucci, anche con lei si era vantato, magari si era vantato in un modo meno plateale di quello che aveva fatto con Pucci. Cioè Pucci stesso dice che non gli diceva che era stato presente anche lui, altrimenti lei non sarebbe più andata. Per cui Lotti poteva essere, diciamo, molto più guardingo, però evidentemente aveva voglia di dire, e anche con la Nicoletti evidentemente si vantava in un modo molto più soft, ma si vantava anche con lei. Ecco, diciamo, siamo arrivati in fondo al verbale di Pucci e tiriamo un po' le conclusioni per quanto riguarda l'ipotesi di una sua completa estraneità alla vicenda, no? E perché avrebbe raccontato tutte queste cose? Tra l'altro, il giorno dopo, 2 giorni dopo, il verbale non ce l'ho, non ho un documento, però si è saputo che il fratello di Pucci, Valdemaro, andò dal PM a chiedere se il suo fratello aveva bisogno di un avvocato. Perché insomma, dopo che era stato lasciato in pace per diverso tempo, era stato ritirato in ballo, era stato interrogato per 6 ore e mezza. Per cui il fratello era andato a chiedere qual era la sua posizione. Il PM lo aveva rassicurato dicendogli che non era indagato, era soltanto un semplice testimone e i fratelli di Pucci non presero provvedimenti. Ma allora cosa bisogna pensare? Che Pucci avesse raccontato tutte queste fandonie da zero, essendo completamente innocente, agli inquirenti, e al fratello cosa aveva detto? Cioè il fratello era andato a chiedere delucidazioni al PM e se il Pucci gli avesse detto che era completamente estraneo, le cose sarebbero andate così? Io penso che invece di andare dal PM sarebbe andato da un avvocato. Cioè insomma, se il fratello gli avesse detto ma guarda che io sono assolutamente innocente, non c'entro niente, mi hanno fatto dire cose che non sono vere e così via. Le cose potevano essere solo due. O Pucci, Fernando, aveva detto ai fratelli le stesse cose che aveva detto nell'interrogatorio per non dire la verità, il fatto che lui aveva saputo queste cose da Lotti, ma Vanni e Pacciani non c'entravano niente, oppure gli aveva detto questo, gli aveva detto la verità, ma il suo fratello non poteva smentirlo. Io penso che le cose fossero una di queste due e che l'ipotesi che
Pucci avesse detto al fratello di essere completamente estraneo non sia percorribile, perché non credo che i suoi fratelli sarebbero rimasti indifferenti a questo fatto. E anche il fatto che Pucci non avesse detto questa verità, se era questa la verità, ai fratelli, secondo me non è credibile. Comunque ognuno faccia la propria riflessione. Ma allora gli inquirenti, prima di andare a rimproverare a Lotti queste nuove dichiarazioni di Pucci, preferirono andare a tastare il polso della Nicoletti e prima di andare da lei interrogarono il suo ex amante, il Sadotti, con il quale lei aveva detto di essere stata sulla Piazzola di Vicchio. E il Sadotti venne interrogato il 19 aprile. Lui negò assolutamente di essere stato sulla Piazzola di Vicchio con la Nicoletti. Io ho conosciuto la Filippa che si prostituiva nei pressi della stazione di Firenze. Nell'81-82 abbiamo poi convissuto insieme andando ad abitare in una casa che aveva preso in affitto a Castiglion Fiorentino dall'agosto 84. E sappiamo che la Nicoletti era andata via da Indovino qualche mese prima. Io non so se questi mesi, dove li aveva trascorsi questi mesi. Per circa un anno e qualche mese, cioè fino a circa l'85 più o meno. Nel periodo in cui la Filippa ha abitato con me a Castiglion Fiorentino è capitato spesso che si allontanasse di casa per 2 o 3 giorni, senza preavvertirmi. Io andavo al lavoro la mattina e la sera non la trovavo in casa, poi si faceva viva, magari per telefono, e mi chiedeva di andarla a prendere. A volte, per la verità, tornava da sola. Allora, questo è importante perché spiega come nell'84, qui lui parla di agosto, Lotti sarebbe andato con la Nicoletti sulla Piazzola prima del delitto, per cui prima. Non si sa se questa data dell'agosto di Sadotti fosse reale, potrebbe essere stata anche prima, ma in ogni caso, che fosse andata da Sadotti o che fosse andata da qualche parte, non è vero che la Nicoletti per andare sulla Piazzola con Lotti sarebbe andata ad Arezzo a prenderla e quel giorno stesso sarebbero andati sulla Piazzola, no, perché la Nicoletti quando andava a San Casciano ci rimaneva 2 o 3 giorni, probabilmente andava a dormire dall'Indovino. Sadotti assolutamente nega di essersi appartato sulla Piazzola di Vicchio con la Nicoletti. E lo dice: mai sono stato in macchina con la Filippa ad appartarmi in luoghi distanti più di qualche chilometro da San Casciano, mai mi sono appartato con la Filippa in auto a Vicchio, che lei mi dice disti poco più di 60 km da San Casciano. Se la Filippa dice ciò si sbaglia con qualche altro. Io non sono mai stato né a Vicchio né a Borgo San Lorenzo, mi sembra proprio di esserne certo. Insomma, è evidente che la Nicoletti, quando aveva messo di mezzo Sadotti, è perché non voleva dire di essere stata a Vicchio con Lotti, perché secondo me temeva in qualche modo di essere accusata di qualcosa, insomma, no? La Nicoletti venne interrogata il 23 aprile. Un lungo verbale nel quale ci sono un sacco di informazioni sulla sua vita, ma che non è il caso qui di leggere. Qui leggiamo soltanto una piccola parte riguardante il discorso di Vicchio, della Piazzola di Vicchio. Circa le mie frequentazioni della Piazzola di Vicchio, ricordo di esserci stata più volte con il Lotti, che conosceva il posto, e una volta con il Sadotti. Quando era partita aveva detto di esserci stata più volte con il Sadotti e mai con il Lotti. Qui è rimasta una volta con il Sadotti. Lei mi fa presente che il Sadotti è escluso di essere mai stato nella Piazzola di Vicchio. Io ricordavo così. Se il Sadotti dice di non esserci mai stato, vuol dire che ci sarò stata qualche volta con qualche altro, oltre che con il Lotti. Vengo invitata a riferire con chi e io le dico che non lo ricordo. Deve capire che ho avuto problemi con il bere, quindi è verosimile che sia stata a Vicchio con qualche altro, ma ora non ricordi chi possa essere. E insomma, la Nicoletti non vuole ammettere di aver tirato in ballo il Sadotti gratuitamente, ma cerca di dire sì, se non era lui era qualcun altro. No, io penso che le cose stessero così. Comunque ribadisce di esserci stata con il Lotti, questo è importante, cioè, questo è un indizio grave contro Giancarlo Lotti. Non so perché il Lotti mi portava a Vicchio in quella piazzola, la conosceva lui, forse mi portava là perché a San Casciano conoscevano la sua macchina. Non so dire perché proprio a Vicchio e non in un altro posto. All'epoca era una piazzola ben riparata e nascosta, dove ci si appartava bene. Lotti metteva la macchina a marcia indietro, con i fari diretti verso la strada. In quella piazzola siamo tornati anche negli anni successivi, qualche volta nella bella stagione, ma mai di buio.
perché Indovino, che era uscito dal carcere, voleva che io la sera fossi a casa, a meno che non sapesse con chi andavo. Non gli dicevo che andavo con il Lotti, perché Indovino non lo poteva vedere. Quando veniva con me, il Lotti mi pagava da mangiare, a volte alla casa del prosciutto, lì vicino, e quando aveva dei soldi me li dava. Io direi che poi sì, in dibattimento la Nicoletti sarebbe stata ancora un po' incerta, ma insomma mi sembra evidente che su questa piazzola di Vicchio con il Lotti la Nicoletti c'era stata davvero, non si può negare, no? Se no non si capisce come avrebbe continuato a dirlo agli inquirenti in istruttoria, perché erano lì con il fucile puntato che gli dicevano dillo, 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 se no ti mettiamo in carcere, non è credibile una cosa del genere. Ma allora, siamo arrivati in fondo al video. E nel prossimo vedremo gli inquirenti che vanno finalmente a cercare Lotti e a rimproverargli quello che avevano saputo da Pucci. E lì vedremo le reazioni di Lotti. Per il momento vi saluto.